Come può una singola spedizione militare cambiare il destino di una guerra intera? Nel 415 a.C. Atene invia in Sicilia una grande flotta. L'obiettivo è conquistare Siracusa e dominare il Mediterraneo occidentale. Ma quella che doveva essere una dimostrazione di forza diventerà il più grande disastro della storia militare ateniese, e proprio a Siracusa inizierà il crollo di Atene. Tutto questo in un nuovo video su Polis. Nel V secolo a.C. la Magna Grecia è uno dei centri economici più ricchi del Mediterraneo. Le città greche dell'Italia meridionale e della Sicilia controllano rotte commerciali fondamentali. Siracusa, Taranto, Reggio e Cuma non sono colonie isolate. Sono polis potenti, ricche e profondamente collegate alla politica greca. Tra tutte, Siracusa è la più importante. Ha una grande popolazione, un esercito forte e una posizione strategica perfetta per controllare il Mediterraneo occidentale. Nel frattempo, però, in Grecia la guerra del Peloponneso continua da anni. Atene e Sparta stanno consumando enormi risorse e Atene inizia a cercare nuove ricchezze e nuovi territori. Ed è qui che la Sicilia diventa fondamentale, perché molti ateniesi iniziano a pensare una cosa, che se Atene conquista Siracusa riuscirà a diventare ancora più potente. Nel 415 a.C. l'Assemblea ateniese approva la spedizione in Sicilia. L'operazione nasce ufficialmente per aiutare la città di Segesta contro Siracusa, ma in realtà gli obiettivi ateniesi sono molto più ambiziosi. Molti politici ateniesi vogliono espandere il dominio di Atene in Occidente. Tra i principali sostenitori della spedizione c'è Alcibiade, giovane, carismatico e convinto che Atene possa conquistare la Sicilia. Non tutti però sono d'accordo. Il generale Nicia considera la spedizione estremamente rischiosa. Teme che Atene stia sottovalutando Siracusa e le distanze enormi dal mondo greco. Ma alla fine la spedizione viene approvata lo stesso. Ed è incredibile pensare alle dimensioni di questa operazione, perché Atene non è che manda una piccola flotta, manda gran parte della sua potenza militare. Secondo lo storico greco Tucidide, partono circa 130 triremi, più di 5.000 opliti, migliaia di marinai, arcieri e soldati leggeri. È una delle più grandi spedizioni della storia greca. Quando la flotta lascia il porto del Pireo, molti ateniesi credono di assistere all'inizio di una nuova epoca di gloria. Dopo il viaggio nel Mediterraneo, gli ateniesi arrivano finalmente in Sicilia, ma già dai primi mesi emergono problemi enormi. Le città siciliane non sostengono Atene quanto previsto. Siracusa reagisce rapidamente, ed è qui che inizia il primo grande errore ateniese, perché invece di colpire Siracusa con tutta la forza disponibile, aspettano. E più il tempo passa, più Siracusa riesce a prepararsi. Nel 414 a.C. gli ateniesi tentano di assediare Siracusa. Costruiscono mura per bloccare completamente la città. L'obiettivo è semplice: tagliare i rifornimenti e costringere Siracusa ad arrendersi. Per un momento sembra quasi che Atene possa davvero vincere, ma Siracusa reagisce. I siracusani iniziano a costruire contromura per spezzare l'assedio ateniese. La situazione diventa sempre più caotica: scontri continui, attacchi improvvisi e battaglie attorno alle mura. E proprio mentre Atene prova a chiudere Siracusa, accade qualcosa che cambia completamente la guerra, perché Sparta ha deciso di intervenire direttamente. Gli Spartani inviano in Sicilia il generale Gilippo, ed è una scelta decisiva. Gilippo riesce rapidamente a riorganizzare la difesa siracusana, motiva i soldati, coordina gli attacchi e trasforma completamente la situazione militare. Gli ateniesi iniziano a perdere il controllo. Le loro linee vengono spezzate, l'assedio rallenta e le perdite aumentano. Nel frattempo Atene invia rinforzi enormi, guidati da Demostene, ma ormai la situazione è diventata molto più difficile. E il problema è che ormai Atene è intrappolata. Troppo lontana dalla Grecia, troppo esposta e troppo impegnata in una guerra che non riesce più a controllare. Nel 413 a.C. arriva il momento decisivo. Le battaglie navali dentro il porto di Siracusa diventano devastanti. Lo spazio ristretto impedisce agli ateniesi di usare bene le proprie manovre navali. I siracusani iniziano lentamente a dominare gli scontri. Le navi si scontrano ovunque. I rematori vengono colpiti, gli equipaggi combattono corpo a corpo. La flotta ateniese perde ordine, perde spazio e perde il controllo.
Ed è qui che una delle più grandi potenze del mondo greco inizia a crollare davanti a Siracusa. Dopo la sconfitta navale, gli ateniesi tentano di fuggire via terra, ma ormai è troppo tardi. L'esercito ateniese viene continuamente attaccato durante la ritirata. Migliaia di uomini muoiono, altri vengono catturati. Molti prigionieri ateniesi finiscono rinchiusi nelle latomie, le cave di pietra di Siracusa. Le condizioni sono terribili. Caldo, fame, malattie. Pochissimi riusciranno a sopravvivere. Per Atene è una catastrofe totale. Perde uomini, denaro, navi, generali e prestigio. E soprattutto perde una cosa fondamentale: l'immagine di potenza invincibile. Dopo la vittoria, Siracusa diventa una delle città più potenti del Mediterraneo. La sua influenza cresce enormemente. Molte polis iniziano a guardarla con rispetto, o forse con paura. La politica della Magna Grecia cambia completamente. Atene perde prestigio. Le città occidentali capiscono che il potere ateniese può essere fermato. E Sparta ottiene un vantaggio enorme nella guerra del Peloponneso. Ed è qui che la spedizione siciliana cambia davvero la storia. Senza Siracusa, chi lo sa, Atene avrebbe potuto continuare la guerra molto più a lungo. Dopo la Sicilia, Atene non recupererà mai completamente le proprie forze. Sparta prenderà lentamente il controllo della guerra, ma anche il mondo greco inizierà a indebolirsi sempre di più, e mentre le grandi polis si consumano, nuove potenze iniziano lentamente a emergere. Perché l'assedio di Siracusa non fu solo una battaglia. Fu il momento in cui Atene iniziò davvero a perdere la guerra del Peloponneso. E nel prossimo episodio vedremo cosa succede dopo la vittoria spartana, quando Sparta proverà a controllare una Grecia ormai distrutta dalla guerra.